Abbiamo conosciuto molte persone che ci hanno detto Bangkok è bella ma 3 giorni e poi basta. E anche per noi è stato così la prima volta che siamo venuti qui nel 2018. Questa città è bellissima ma davvero può metterti a dura prova. Infatti è caotica, è calda, è incasinatissima e davvero può spaventare. Questo video infatti vuole essere una mini guida per chi viene a Bangkok per la prima volta e vuole affrontare la città nel migliore dei modi. But I don't need your help. Get out of my way, my way. I'm moving on up. Don't make me stay, to stay. I'm done being stuck. Get out of my way, my way. I'm moving on up. The last thing I will ever do for you is wish you the best of luck. Ragazzi, siete giunti al Suvarnabhumi Airport, vi si aprono le porte degli arrivi e la prima cosa che volete fare è entrare in possesso dei Thai Baht. Potete farlo attraverso gli ATM, potete prelevare soldi da lì, però tenete in considerazione che ogni volta che prelevate vi viene addebitata una commissione di 220 baht, più le commissioni che applicherà la vostra banca, più il tasso di cambio. Quindi questa non è proprio un'operazione vantaggiosa, specialmente se prelevate piccole quantità di denaro. Infatti il mio consiglio è, se utilizzate l'ATM, prelevate una quantità abbastanza cospicua di denaro. L'altra soluzione è di cambiare presso i tanti money exchange che trovate appunto nella sezione arrivi dell'aeroporto. Considerate però che i money exchange in aeroporto hanno dei tassi davvero svantaggiosi. Il mio consiglio è quello di cambiare circa 50 euro, che sono i soldi necessari per potervi recare al vostro hotel in centro, e poi venite con me. Il posto più vantaggioso per voi dove cambiare i vostri soldi nella valuta locale, cioè il Thai Baht, è sicuramente Super Rich 1965. Adesso ci troviamo ad Azok, quindi lo trovate alla fermata della BTS Azok, se no basta che digitate su Google Maps e troverete gli altri store. È il cambio più vicino a quello reale. Ok, adesso siete entrati in possesso dei Thai Baht, quindi siete pronti ad affrontare la vostra prima spesa qui in Thailandia, ovvero acquistare la vostra SIM card. In Thailandia esistono 3 principali compagnie telefoniche che sono Dtac, True e Ice. Le trovate ovviamente tutte e 3 nella sezione arrivi dell'aeroporto. Funzionano tutte e 3 molto bene, quindi scegliete un po' quella più economica e che soddisfa le vostre esigenze. E giusto perché oggi mi trovo qui in aeroporto, vi faccio vedere. Qui avete la True, la Dtac e appena mi giro qui avete l'ICE, quindi non potete sbagliare. Non preoccupatevi per quanto riguarda la connessione, perché in Thailandia non avrete problemi, infatti qua troverete il 5G. Un consiglio: abbiamo notato che appunto i 7-Eleven vendono True e offre pacchetti leggermente un po' più economici di quelli che riuscite a trovare in aeroporto. Non sappiamo perché, però è così. Una volta che siete entrati in possesso della valuta locale e avete acquistato la vostra prima SIM card qui in Thailandia, non vi resta che recarvi in centro città. Per farlo potete farlo in questi due modi. Recarvi al livello 1, dove troverete taxi. Una corsa in taxi dall'aeroporto al centro città costa circa 500 baht e se volete usare l'highway pagate extra i caselli. Chiedete sempre al tassista ovviamente di accendere il tassametro. L'altra opzione, molto più conveniente, veloce ed efficace, è di recarvi sempre all'aeroporto Suvarnabhumi ma a livello B. Da lì prendete l'Airport Rail Link, che qua sarete ferroviaria composta da 7 fermate con capolinea a Payatai. Ma se voi soggiornate in zona centro, per dire Azok, Sukhumvit, volete scendere alla stazione Makhasan. Da Makhasan c'è lo scambio con l'MRT Phetchaburi, da lì vi troverete solamente ad una fermata dalla stazione di Sukhumvit e lì siete in pieno centro. Questa tratta vi costa 1,50 euro. Considerate che se prendete il taxi, il traffico a Bangkok è davvero molto intenso e potrete impiegarci davvero 1 ora e mezzo e magari anche di più. Invece col treno è puntuale ed efficiente e arriverete in città senza imprevisti. No, I always want you back, girl. I could give you a big bad surprise. Let you take your time. Show you wanna die. Ecco perché volete raggiungere centro città col treno. Give you a slice. Baby, it's time to slide. Do you wanna try? In particolare a noi piace soggiornare, se veniamo a Bangkok per pochi giorni, in questa zona che è la zona di Azok. Sicuramente è una delle zone un po' più costose della città, ma è anche quella che offre un gran numero di servizi. Il primo e il più fondamentale per noi è quello che vi trovate all'interno praticamente di un'intersezione
tra i due mezzi più utilizzati della città, ovvero la BTS di Hasok e la metro Sukhumvit. Questo vi dà una grande libertà nello spostarvi. Il secondo motivo è perché in questa zona ci sono un sacco di ristoranti, avete a disposizione 2 grandi mall dove potervi rinfrescare durante le calde giornate di Bangkok, avete un sacco di negozi a disposizione, avete 2 parchi e tra l'altro, piccolo spoiler, stanno costruendo un mall gigantesco anche, si chiamerà M-Sphere. Si trova tra Phrom Poh e Hasok. È un mall pazzesco, gigantesco, infatti noi non vediamo l'ora che apre, così la prossima volta che torneremo a Bangkok sicuramente lo visiteremo. Le altre zone che noi consigliamo sono Silom e Sathorn e anche la zona di Bang Rak. Lì troverete un sacco di sky bar, bei hotel, un sacco di ristoranti, sono zone molto vivaci ma anche molto interessanti dove soggiornare. Controllate sempre però la distanza dai mezzi di trasporto in modo da facilitarvi nello spostarvi attraverso la città. Ragazzi, muoversi a Bangkok è facilissimo perché avete a disposizione un sacco di mezzi. Quello che utilizziamo di più e forse quello che avete visto la maggior parte delle volte nei nostri video è la BTS, che è questo Skytrain che corre su questa sopraelevata per tutta la città. Il biglietto va da 17 baht per una fermata fino a un massimo di 62, quindi è molto comodo, economico e anche molto pulito questo servizio. Potete acquistare i biglietti tramite l'ufficio, il ticket office oppure tramite le macchinette. Non esiste una vera e propria carta turistica, ma avete a disposizione questa specie di prepagata che si chiama Rabbit Card, che vi dà diritto, diciamo, a saltare la coda dei biglietti perché appunto è una ricaricabile e passare direttamente il tornello per accedere all'area. È molto comoda se pensate di prendere questo mezzo tantissime volte durante il vostro soggiorno. Il secondo mezzo di trasporto più utilizzato è sicuramente la metro. Valgono le stesse informazioni della BTS, ma ricordatevi che sono 2 servizi completamente diversi, quindi qui la prepagata si chiama Metro Card. E ricordatevi che la metro costa meno della BTS. Come vedete alle mie spalle, ragazzi, un altro dei mezzi di trasporto più conosciuto qui a Bangkok è sicuramente il mototaxi. Questi ragazzi infatti vi caricano dietro al motorino e vi portano in qualsiasi parte della città. È molto conveniente, ma sicuramente è il mezzo più rischioso e meno sicuro di Bangkok. E sebbene questa città letteralmente mi consuma, perché guardate qua, completamente bagnato, perché qui fa un caldo pazzesco ad aprile, io comunque l'adoro. Uno dei mezzi che preferiamo sicuramente per muoverci all'interno della città è prendere questi ferri che corrono lungo il Chao Phraya e lungo i suoi canali. Sono molto belli e costano davvero poco, circa 16 baht a tratta. Durante il tramonto si possono ammirare tutti i templi principali di Bangkok, che sorgono lungo il fiume. Ci sono diversi traghetti a disposizione e le linee sono contrassegnate con una bandiera di diverso colore. Se utilizzate la linea arancione vi porterà alla maggior parte delle attrazioni turistiche. E poi ci sono i tuk-tuk che per noi occidentali purtroppo, anche se sono effettivamente a tutti gli effetti un mezzo di trasporto, però per noi è diventato solo un mezzo puramente turistico perché costano tantissimo e dovete contrattare molto il prezzo perché sparano delle cifre assurde. Però dovete prenderlo se venite soprattutto nella città vecchia. È caratteristico, cioè dovete farlo. Sì. So try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.
Beh ragazzi, qui a Bangkok il cibo non è assolutissimamente un problema, troverete da mangiare qualunque cosa e a qualsiasi ora del giorno. Ovviamente la cosa più famosa qui è lo street food, infatti troverete un sacco di bancarelle, un sacco di mercatini come questo dove andare a mangiare. Ovviamente vale la regola mondiale di buttare sempre un occhio all'igiene della bancarella, però è super consigliato. Un'altra cosa che i Thai usano spesso fare è andare a mangiare all'interno dei food court dentro ai centri commerciali. I prezzi sono molto bassi e la qualità è ottima. Quindi Bangkok ha da offrire qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di cibo, dal cibo italiano, giapponese, coreano, sushi, pasta, non lo so, qualsiasi altra cosa, hamburger. Troverete di tutto e per qualunque tasca. Se volete potete scaricare anche queste due app, Food Panda e Grab per l'asporto. This town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Ragazzi, quello che vedete alle mie spalle sarà il vostro migliore amico qua in Thailandia, perché li troverete ovunque e non sarete mai a più di 5 minuti a piedi lontani da uno. Qui troverete qualsiasi cosa di prima necessità, acqua, bibite, snack, anche se rompete o perdete il cavo del vostro smartphone, lo troverete qua dentro. Ovviamente stiamo parlando del 7-Eleven, aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ecco, il suono di questa campanella ve lo ricorderete per sempre. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Ragazzi, il video finisce qui. Noi speriamo che l'abbiate trovato utile. Sì, questa è una mini guida appunto per chi vuole venire in questa città per la prima volta, mentre se c'è qualcuno che vive a Bangkok o magari è più esperto di noi, può lasciare qualche consiglio qui nella sezione commenti, magari può essere utile a qualcuno. Noi vi ringraziamo come al solito di aver visto il video fino a qui. Se vi è piaciuto e appunto l'avete trovato utile, potete mettere un bel mi piace. Sì, potete iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito, grazie. Ciao! Fai conto che io parlo, dico, faccio. Il secondo metodo di trasporto più utilizzato è sicuramente... Il secondo metodo di trasporto utilizzato è sicuramente la... Chiedete sempre al tassista di accendere il taximeter, il tassametro, scusate. Ah no, scusate, non mi piace. Questo perché? Perché i money exchange in aeroporto sono abbastanza sconvenienti sul tasso di cambio. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.